Nella piccola cittadina di Norwood c'era un edificio abbandonato da decenni, una vecchia villa coloniale che sembrava uscita da un racconto gotico. Le finestre erano rotte e dalle crepe nei muri si affacciavano rampicanti spettrali, avvolte da un'aria di oscurità tangibile. La villa, nota come la casa Rentree, aveva la fama di essere maledetta. Nessuno osava avvicinarsi, tranne un gruppo di adolescenti attratti dall'insana curiosità. Fra di loro, Emma e i suoi amici, convinti che non esistesse nulla di cui aver paura, decisero di entrare in quella notte di Halloween. Varcarono la soglia scricchiolante e furono accolti dal silenzio soffocante. La luce della luna proiettava ombre innaturali e l'odore di muffa riempiva l'aria. La sala d'ingresso era dominata da un orologio a pendolo gigantesco, fermo e coperto di polvere. Emma si avvicinò per esaminarlo meglio e all'improvviso il pendolo iniziò a muoversi, oscillando come se una forza invisibile lo avesse rimesso in funzione. Le lancette segnavano le 11:05 e un rintocco profondo ruppe il silenzio. Ogni secondo sembrava allungarsi, facendo scendere una tensione densa nell'aria. Emma e i suoi amici si scambiarono sguardi ansiosi, ma nessuno voleva mostrare paura. Decisero di esplorare il secondo piano, salendo la scala coperta di polvere e ragnatele. I gradini gemettero sotto i loro passi, come se l'intera casa respirasse insieme a loro. Arrivarono in un lungo corridoio illuminato solo da una debole luce lunare che filtrava attraverso le finestre sporche. I quadri alle pareti ritraevano volti antichi, con occhi che sembravano seguire ogni loro movimento. Emma si fermò davanti a uno di essi. Era il ritratto di una bambina con un abito bianco antico. I suoi occhi erano talmente profondi e scuri che sembrava potessero inghiottire chiunque li guardasse troppo a lungo. Distogliendo lo sguardo, Emma notò che un'ombra si muoveva in fondo al corridoio. «Ragazzi, avete visto anche voi?» sussurrò, indicando l'oscurità. I suoi amici scossero la testa, ma erano tutti terrorizzati. Proseguirono, trattenendo il respiro, fino a una porta semichiusa. La aprirono con cautela e si ritrovarono in una camera da letto, in uno stato di abbandono perfetto, come se fosse stata lasciata in fretta e furia anni prima. Sul letto le lenzuola erano ancora sfatte e sopra di esse c'era una bambola di porcellana, il volto pallido e gli occhi freddi che guardavano il vuoto. La porta si chiuse improvvisamente alle loro spalle con un tonfo e un rintocco risuonò dall'orologio in fondo al corridoio. Erano le 11. Emma sentì una stretta allo stomaco e un brivido le percorse la schiena. Quel suono sembrava più vicino di quanto dovesse essere. Cercarono di aprire la porta, ma era bloccata. «C'è qualcuno lì?» gridò Jake, uno dei ragazzi. Nessuna risposta, solo il rintocco che riecheggiava, con una nota sempre più grave e distorta. Il pendolo, invisibile ma inesorabile, continuava a scandire il tempo. Emma ebbe la sensazione che stesse arrivando qualcosa che non potevano fermare. In quel momento, la bambola sul letto girò lentamente la testa verso di loro. I suoi occhi neri si fissarono su Emma e le sue labbra sottili si piegarono in un ghigno contorto. Un sussurro soffocato uscì dalla sua bocca. 12 rintocchi e siete miei. Il gruppo arretrò, col cuore in gola, ma l'unico modo per fuggire era attraverso il corridoio. Jake afferrò la maniglia della porta e la spalancò, ma il corridoio era cambiato. Ora sembrava lungo il doppio, le pareti si erano fatte strette e opprimenti, come se volessero stritolarli. L'orologio continuava a battere e ogni colpo sembrava assorbire i suoni, trasformando ogni respiro in un'eco lontana. Cercarono di correre verso le scale, ma ogni passo era come camminare nella melma. Emma iniziò a sentire il respiro freddo e putrido di una presenza alle sue spalle, e quando si voltò, vide la bambina del quadro di prima, che avanzava verso di loro.
I suoi occhi erano vuoti e spenti, ma nei suoi movimenti c'era una volontà spietata. Sollevò una mano scheletrica, indicando l'orologio. «Non puoi scappare», mormorò, con una voce che sembrava provenire dalle profondità della terra. «A mezzanotte vi unirò alla mia collezione». Emma sentì un urlo di terrore sfuggirle, mentre l'orologio rintoccava ancora una volta. Non riuscivano più a distinguere la realtà dall'incubo. Le pareti sembravano chiudersi su di loro. I ritratti ridevano, e ogni ombra pareva nascondere un volto deformato e minaccioso. Raggiunsero finalmente la scala, ma quando misero piede sul primo gradino, le luci si spensero. L'orologio batté l'ultimo colpo della mezzanotte. In quell'istante tutto si fermò. Il silenzio era assordante e opprimente. Quando riaccesero le luci, la casa era vuota. Gli abitanti di Norwood raccontano che nessuno ha mai più visto Emma e i suoi amici. Eppure, chi osa entrare nella casa Raintree giura di sentire il rintocco dell'orologio a pendolo, e sulle pareti del corridoio ci sono nuovi ritratti. Volti giovani, spaventati, intrappolati per sempre nel terrore.